Benvenute e benvenuti al terzo podcast di Professione Project Manager da Manuela Cadeddu. Oggi parleremo di codice etico. Il codice etico e di condotta professionale è uno dei fari del PMI. Individuato da subito come aspetto fondante e peculiare nella professione del project manager, nel 1981 fu formato un gruppo incaricato di etica, standard e accreditamento. Dal lavoro di questo gruppo scaturì un report che conteneva la prima discussione documentata del PMI relativa all'etica nella professione del project management. Tale report fu pubblicato come supplemento alla relazione trimestrale del project management dell'agosto 1983. Alla fine degli anni '80 lo standard si evolse fino a diventare lo standard etico del PMP. Il nuovo codice etico fu approvato nell'ottobre 1998. Tale documento ha subito poi diverse revisioni e il codice etico e di sviluppo professionale attuale è in vigore dall'ottobre 2006. Questo documento è rivolto e si applica a tutti i membri del PMI, a coloro che hanno conseguito una certificazione tra quelle rilasciate dall'istituto, ai volontari che prestano appunto servizio per il PMI e a tutti coloro che hanno iniziato un percorso di certificazione PMI. Il codice esprime gli ideali a cui aspirare e i comportamenti obbligatori nello svolgimento della professione di project manager e nelle attività di volontariato. Con questo codice il PMI si pone come obiettivo quello di aiutare i singoli a diventare professionisti migliori attraverso una profonda comprensione dei comportamenti adeguati alla professione. Infatti è convinzione dell'organizzazione che la credibilità e la reputazione della professione del project manager siano definite dalla condotta collettiva dei singoli professionisti. Aderire al codice etico e di condotta professionale permette di migliorare il modo di vivere la professione e farla evolvere agendo come strumento di ispirazione e poi essere di aiuto nel prendere decisioni sagge e ponderate, soprattutto quando è necessario misurarsi con situazioni difficili nelle quali potrebbero essere in pericolo la propria integrità o i propri valori. Il codice etico e di condotta professionale è diviso in sezioni che delineano gli standard di condotta. Questi standard sono allineati secondo 4 valori di riferimento. Ciascuna sezione del codice comprende sia standard di riferimento che standard obbligatori. Qual è la differenza? Gli standard di riferimento descrivono la condotta a cui aspirare come professionisti e, sebbene l'adesione non possa essere facilmente misurata, non è facoltativa. Quindi attenzione, di riferimento non significa facoltativo, sono comunque obbligatori, ma sono semplicemente più difficili da misurare. Gli standard obbligatori invece stabiliscono dei requisiti specifici e in alcuni casi limitano o proibiscono alcuni comportamenti dei professionisti. Coloro che non agiscono secondo questi standard saranno soggetti a procedure disciplinari da parte del Comitato di Revisione Etica del PMI. Il codice contiene inoltre dei dettagli storici e un glossario che definisce le parole e le frasi utilizzate nel codice. Quali sono questi 4 standard di condotta? Responsabilità, rispetto, equità e onestà. La responsabilità è definita come il dovere di riconoscere come nostre le decisioni che prendiamo o non prendiamo, le azioni che compiamo o che omettiamo di compiere e le conseguenze che ne derivano. Il rispetto è definito come il dovere di dimostrare considerazione per noi stessi, gli altri e le risorse che ci vengono affidate. Le risorse a noi affidate possono includere persone, denaro, reputazione, sicurezza degli altri e le risorse naturali o ambientali. Un ambiente di rispetto crea fiducia, sicurezza di sé ed eccellenza nelle prestazioni, sostenendo la cooperazione reciproca.
Un ambiente in cui la diversità di opinioni e punti di vista è incoraggiata e valorizzata. C'è poi l'equità, che è il dovere di prendere decisioni e agire in modo imparziale e obiettivo. La condotta deve essere libera da interessi personali, pregiudizi e favoritismi. Infine, l'onestà, definito come il dovere di capire la verità e agire in modo veritiero sia nelle comunicazioni che nella condotta. Il codice è disponibile sul sito del PMI in formato PDF ed è disponibile in diverse lingue, tra cui l'italiano. Quando si parla di etica, ogni project manager sa che il suo riferimento è il codice etico. Volendo passare dalla teoria alla pratica, il PMI ha messo a disposizione un framework, ovvero un sistema di riferimento denominato Ethical Decision Making Framework. Si tratta di una risorsa pratica per indirizzare la scelta nel caso ci si trovi di fronte a un dilemma etico, stimolando il pensiero critico. La guida è stata sviluppata da un team incaricato appositamente di sviluppare questo framework, in cui era presente anche un project manager italiana, Giusy Meloni. Il suo utilizzo non è obbligatorio, ma rappresenta un modello per i membri del PMI e per tutti i certificati, che stimoli la riflessione critica durante l'intero processo decisionale in ambito etico. La guida è costituita da una serie di domande e sottodomande, con lo scopo di stimolare il riconoscimento e la definizione del problema fino all'assunzione di una decisione e poi alla relativa azione. Il modello etico può essere utilizzato anche al termine di un processo decisionale per verificare a ritroso che siano state formulate le giuste considerazioni e intraprese tutte le azioni importanti. Il framework è costituito da 5 fasi. C'è una prima fase di valutazione in cui ci si assicura di disporre di tutti i dati relativi al dilemma etico. Si passa poi alle alternative, quindi considerare le opzioni a disposizione. Successivamente si effettua un'analisi, quindi si sceglie la decisione da attuare e si verifica la validità. Si passa poi all'applicazione, quindi si tratta di applicare i principi etici alla decisione selezionata. Infine si arriva all'azione vera e propria, quindi si prende una decisione. Il framework è presentato come una sequenza logica di passaggi, ma la scelta del percorso tra le varie fasi è assolutamente individuale. Al tema dell'etica e della filosofia è stata dedicata una serie TV di grande successo, The Good Place. Questo successo è stato paragonato a quello che a livello letterario è stato il libro Il mondo di Sofia, un romanzo filosofico pubblicato nel 1991 che ha appassionato i lettori di tutto il mondo. Il progetto è ambizioso: costruire nell'aldilà il distretto The Good Place per chi in vita si è sempre comportato in maniera eticamente e moralmente corretta. Parte da queste premesse The Good Place, la serie TV trasmessa per la prima volta nel 2016 per 4 stagioni. Abbiamo i fascicoli del nuovo gruppo e il grande capo pensa che tu debba spiccare il volo. Sarò io stesso che potrò progettarlo? Il tuo apprendistato ora è finito. Sei pronto? Oh, Dave, mi impegnerò al massimo. Il mio progetto sarà assolutamente perfetto. Piano, novellino. A partire da ora riferirai all'ufficio principale. È la tua occasione. Buona fortuna. In ogni episodio di circa 20 minuti si raccontano le vicende di Eleanor e dei suoi compagni di sventura, Chidi, Tahani e Jason. I 4 si ritrovano nella parte buona, The Good Place appunto, dopo la morte, accolti da Michael, l'architetto autore del progetto di questo paradiso, e supportati in tutte le esigenze da Janet, donna robotica super intelligente. Ciao a tutti e benvenuti al vostro primo giorno nell'aldilà.
Siete state, in poche parole, brave persone. Ma come sappiamo che lo siete state? Cosa ce lo dice? Durante la vita sulla Terra, ogni vostra azione ha ricevuto un punteggio positivo o un punteggio negativo, a seconda di quanto bene o male quell'azione ha messo nell'universo. Ad ogni sandwich che avete mangiato, ad ogni rivista che avete acquistato, ad ogni singola cosa che avete fatto, è seguito un effetto che si è propagato nel tempo per creare alla fine una quantità di bene o di male. Sapete le persone che se c'è traffico vanno in corsia d'emergenza e dicono a loro stesse: ah, chi se ne frega, tanto non mi guardano? Noi guardavamo. Sorpresa! Comunque, quando il vostro tempo termina, noi calcoliamo il valore totale della vostra vita usando un accuratissimo sistema di misurazione. Solo le persone con un punteggio molto alto, la crema della crema, arrivano qui, nella parte buona. Come sono finiti gli altri, vi chiedete? Non preoccupatevene. Ciò che conta è che siete qui perché avete vissuto una delle vite migliori che si potessero vivere. E non siete da soli. La vostra vera anima gemella è qui con voi. È così. L'anima gemella esiste. Uno degli altri abitanti del vostro distretto è la vostra anima gemella, con la quale starete insieme per l'eternità. Benvenuti nella felicità sempiterna. Benvenuti nella parte buona. Grazie, grazie. Voi tutti sapete che sono l'architetto di questo distretto. Ma quello che non sapete è che... non potrei dirvelo questo. Ma sì, lo dico. Questo in realtà è il primo distretto che ho progettato tutto da solo. Ho fatto l'apprendista per oltre 200 anni e ora il mio capo ha finalmente deciso di affidarmi un progetto personale. Sì. Nella sesta puntata della seconda stagione si fa ricorso alla dottrina del doppio effetto di Tommaso d'Aquino quando i protagonisti si trovano a dover affrontare un esperimento mentale di filosofia etica, denominato il dilemma del carrello ferroviario. Questa è una giornata emozionante. Oggi affronteremo il dilemma del tram. Un gioco bello! Comincio io, voglio il blu! No, si tratta di un esperimento psicologico, introdotto per la prima volta dalla filosofa britannica Philippa Foot nel 1967. State guidando un tram quando si rompono i freni e sui binari davanti a voi ci sono 5 operai che stanno per essere investiti. Però potete mandare il tram su un altro binario, ma anche lì c'è qualcuno, anche se è una persona e non 5. Che cosa decidete di fare? Sappiamo qualcosa delle persone? Tipo uno di loro è un ex fidanzato? O la grassona della farmacia che ogni volta giudica in silenzio i miei acquisti? Sì, ho preso... Questa branca molto particolare dell'etica analitica è chiamata scherzosamente carrellologia ed è molto criticata da filosofi e psicologi, visto che si occupa di esperimenti mentali messi a punto per indagare sulla capacità di prendere decisioni in condizioni estreme e immaginarie, quindi non realistiche. In realtà la diffusione sempre più persistente dell'intelligenza artificiale e di macchine intelligenti rende di grande attualità questo tipo di analisi etica. Le auto a guida autonoma, per fare un esempio, potrebbero dover affrontare la scelta di causare un piccolo incidente per prevenirne uno più grande. Ecco quindi che ancora di più etica e tecnologia, filosofia e scienza dovranno collaborare per indirizzare la programmazione di queste macchine verso scelte etiche. A questo proposito vi consiglio la visione di un TED. Ricordiamo, i TED sono una serie di conferenze tenute e tradotte in varie lingue, la cui missione è riassunta nella formula idee che vale la pena di diffondere. Bene, c'è un TED che tratta proprio il dilemma del tram, dal titolo "Sacrificheresti una persona per salvarne 5?" The Good Place è una serie assolutamente da vedere, è divertente, sofisticata, culturalmente stimolante. In ogni puntata ci sono dei temi di etica e di filosofia che vengono sviluppati in una maniera accattivante, e per chi volesse approfondire e avere un assaggio di alcuni di questi temi, sul canale YouTube di Professione Project Manager è presente un video dal titolo "Perché The Good Place è la serie TV che tutti i PM dovrebbero vedere".
Sul sito di Professione Project Manager sono elencati i prossimi appuntamenti di project management organizzati dai vari chapter italiani. Ne ricordiamo alcuni. Il 21 aprile alle 18:30 ci sarà un webinar in lingua inglese che approfondirà la nuova microcredenziale del PMI dedicata ai progetti ibridi. La partecipazione all'evento è riservata ai soli soci del Central Italy Chapter e dà diritto a una PDU in ambito leadership. È iniziato il 12 aprile scorso e proseguirà per altri 2 incontri il ciclo di webinar organizzato dal SIC denominato Progettare discorsi e presentazioni. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita e i prossimi 2 webinar si terranno il 22 aprile e terzo e ultimo incontro il 6 maggio. Prosegue poi il ciclo di incontri denominato A pranzo con il NIC. I prossimi appuntamenti saranno il 23 aprile alle 13:30 con un webinar dedicato alla felicità al lavoro e poi il 5 maggio, sempre alla stessa ora, quindi sempre alle 13:30, si parlerà di data science. Per concludere, un annuncio importante. Il PMI ha reso noto che la versione 7 del PMBOK sarà resa disponibile il 1 agosto. Grazie a tutti per l'ascolto. Il prossimo podcast sarà pubblicato il 13 maggio.